Oggi siamo qui al Marina di Scarlino, sede di 43esimo Parallelo, dealer e centro prova Jeannot per la Toscana, Liguria di Levante, Sardegna e Lombardia, nonché proprietario di un ampio parco barche che comprende tutta la gamma Jeannot adibita alla locazione. Oggi Dario Zana e Andrea Calamai ci racconteranno la nuovissima arrivata di Jeannot, il Sun Odyssey 380. Andiamo a provarla in acqua. La barca è veramente nuova, questa è la prima che è arrivata in Italia. Prevediamo un grande successo perché comunque è una dimensione di barca che a noi francamente mancava. È una barca divertente, manovrabilità semplice, performante per essere comunque una barca fondamentalmente da crociera. È poco più piccola del 410 in realtà, quindi non c'è questa differenza sostanziale ed è pur sempre un 3 cabine con 2 bagni. Poi a bordo la vedrete perché la barca è veramente interessante. Questa barca è progettata da Marc Lombard. Marc Lombard ha quel pelo in più di sportività sempre in tutte le barche e si nota. Un pressino un po' più lungo, la prua inversa, è pensata da qualcuno che vuole divertirsi a vela. Ha la sua caratteristica fondamentale, un po' come tutti i nuovi Jeannot, dello spigolo che parte dalla prua e arriva fino alla poppa, il bolina si appoggia e crea la sua massima velocità di spinta. Gli interni sono fatti da questo new entry di Jeannot da qualche anno che si chiama Jean-Marc Piaton, che ha veramente la mente libera. In tutta la gamma lui ha fatto un lavoro veramente interessante, tipo i letti delle cabine di prua messi sulla murata, quindi lasciando molto più spazio per i bagni, molti stivaggi, molti armadi, molte cose che nella gamma precedente mancavano, qui ci sono veramente fatte bene. La 380 era una barca che aspettavamo da un po', perché tutta la rivoluzione che c'è stata nella nuova gamma Jeannot era rimasto proprio un buco che era proprio quello del 37-38 piedi. Avevamo un modello che faceva parte ancora della vecchia gamma. Prima di vederla avevamo un po' di dubbi. Fare il passavanti che scende, che arriva in pozzetto su una barca di 38 piedi pensavamo fosse molto difficile, invece in realtà, poi come vedremo a bordo, la barca risponde perfettamente alle caratteristiche della gamma, performante e soprattutto molto comoda all'interno. Sono comunque barche per andare in crociera, molto comode, ma il lavoro è stato proprio imperniato sul discorso di poterli usare a vela anche con i venti leggeri, che poi sono le caratteristiche meteo che noi abbiamo normalmente nel nostro Mediterraneo. Oggi abbiamo 22 nodi rafficati, quindi è una condizione non piacevole per chi va per mare, con un mare bello formato, abbastanza. La barca ci ha fatto divertire. Siamo usciti davanti al Marina di Scarlino. Il mare si presenta con onda corte ed un vento di scirocco rafficato con picchi fino a 22 nodi. La velocità massima di 9 nodi e mezzo l'abbiamo raggiunta con il Co-Zero, andatura all'asco, angolo 120 gradi. Abbiamo voluto provare anche l'angolo di bolina più performante, che è stato 60 gradi, dove con rande e fiocco abbiamo raggiunto 8 nodi di velocità. Prestazioni davvero ottime per una barca da crociera di 38 piedi e grande facilità di conduzione contraddistinguono la navigazione sul Sun Odyssey 380. Con onda corta la barca tende un po' a sbattere sull'onda, ma questo è dovuto sia alle dimensioni che alla carena più piatta. Avvicinandoci sotto costa, la barca ha ripreso il suo assetto ottimale. Noi consigliamo il Co-Zero, che è diventato ormai una vela veramente alla portata di tutti e permette soprattutto con i venti molto leggeri di divertirsi un sacco e di spegnere il motore molto presto. Permette di bolinare, permette di poggiare, si usa bene anche se c'è un po' più di vento nelle andature portanti. Una vela è facile, in caso di qualsiasi problematica uno la frulla, la chiude, quindi facile da usare. Ma in queste barche qui, anche quando c'è
una bavettina di vento e 3-4 nodi riescono ad andare più o meno alla pari del vento. Sono cambiate tante cose nella barca. Che salta all'occhio subito è il passavanti che degrada e arriva in pozzetto, cioè praticamente dal pozzetto per andare a prua il movimento è naturalissimo. Quando uno naviga la prima volta con questo nuovo conformazione si rende conto ma perché non è stata fatta 20 anni fa? Questo è il commento che fanno tutti i clienti. La prua è molto più larga come volume, le carene sono molto più piatte, le fiancate sono verticali, c'è stata veramente un'evoluzione. Tutto pensato per far rendere le barche più performanti con i venti leggeri. Già con 6 nodi spegni il motore e te ne vai a vela, che era un po' l'obiettivo che credo si ponesse il cantiere. Non ha trastoranda come tutta la nuova gamma Jeannot, ma ha semplicemente questo triangolo che funziona perfettamente per la randa. Per mantenere il passaggio estremamente libero ha questo sistema che noi chiamiamo 3D di regolazione dei punti di scotta del Genoa. Praticamente si regolano dal pozzetto con 2 semplici scotte, quindi il punto di mura si può alzare o spostare lateralmente o internamente. Jeannot ha introdotto l'utilizzo di tessi al posto di carrelli o altro per semplificare le manovre stesse e richiamare un po' quello che è l'inizio di ogni velista, cioè la deriva piuttosto che un laser. La coperta del Sanodis 380 è davvero molto libera e pulita grazie al trasto alla tedesca e al sistema 3D che permettono la regolazione completa rispettivamente della randa e delle vele di prua eliminando i carrelli. Un sistema che, essendo rubato al mondo race, se usato nella maniera corretta, permette delle regolazioni molto precise. Boma molto basso a prua, quindi molto gestibile dal punto di vista dell'apertura e della chiusura del lazy bag, e in più c'è un pelo più di superficie velica. Appena sono salito mi ha sicuramente colpito l'ampissimo pozzetto degno di un 43 piedi. Il passavanti garantisce di avere un'ottima mobilità in barca, rendendola di conseguenza una barca molto sicura, sia per chi è in conduzione sia per i passeggeri. Oltretutto devo dire che le promesse di prestazione e facilità di conduzione sono state mantenute. Andiamo a vedere però cosa sono riusciti a fare con gli interni in questo 38 piedi. La cosa che personalmente mi ha colpito di più è che in un 38 piedi 37 piedi in realtà, sono riusciti a fare una cabina di prua che sembra quella di un 42-43 piedi. E anche la dinette ci ha colpito tutti, perché è veramente spaziosa e confortevole. Una critica che veniva spesso fatta dai clienti era che non c'erano armadi, che non c'erano spazi per mettere il materiale della cucina, eccetera, eccetera. Hanno rimediato abbondantemente su tutta la gamma, anche sul 380 hanno trovato delle soluzioni veramente geniali. Gli interni del Sanodis 380 sono spaziosi e ben illuminati. Mi è piaciuta moltissimo la Shelong che permette di riposarsi comodamente in dinette anche con la barca sbandata, ma tenendo l'occhio sul pozzetto. Nonostante l'ampiezza dei volumi sotto coperta, i progettisti sono riusciti a creare molti spazi di stivaggio, sia in dinette che nelle cabine. Negli ultimi anni gli scafi sono fatti con questo semicontrostampo che fa da, ammortizzatore in caso di urto e incaglio. E la coperta è costruita con un sistema che usa solo Jeannot che si chiama Prisma Process. Praticamente è costruita con un sistema con un sottovuoto tra 2 stampi e quindi ci troviamo il gel coat fuori e il gel coat dentro. C'è un risparmio di peso sulla coperta veramente importante e soprattutto non c'è più condensa in barca anche. Il Sanodis 380 dove ci ho navigato lo descriverei come una barca divertentissima. Era la barca che aspettavamo da tempo e finalmente ce l'abbiamo. A livello di comfort ineccepibile perché comunque 3 cabine e 2 bagni degni di una barca ben più grande come metratura, performance ottime. Ieri gli abbiamo fatto fare 9 nodi e mezzo, direi che è più che piacevole, facilissima da portare, molto divertente, sembra quasi una deriva. Io stesso sono rimasto colpito, mi sono divertito.
dire, il Sanodis 380 ha riservato un sacco di sorprese, una barca delle dimensioni contenute capace di regalare emozioni a vela e mantenere il massimo del comfort all'interno di un'imbarcazione davvero poco impegnativa. Dal Giornale della Vela per oggi è tutto, ci vediamo presto per la prossima prova barca.